Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Vergine e le tendenze energetiche disponibili per il Natale 2025. Abbiamo la carta del carro, ragazzi. Per qualcuno potrebbe rappresentare qualche viaggio in vista, potrebbe far riferimento ad una scelta importante che prenderete in questo periodo o ad una direzione specifica in una situazione o in una relazione della vostra vita. Andiamo a vedere con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo. Ci sono i link dei corsi gratuiti presenti sul canale e ci sono i link dei corsi di tarocchi di livello intermedio. Uno è un video corso e l'altro un corso live che partirà a gennaio. Bene. Cinque di coppe, 8 di bastoni, 8 di coppe, 7 di spade, temperanza e imperatore. Partiamo ragazzi da questo 5 di coppe, pare esserci come un momento di tristezza. Potrebbe essere una notizia che arriva e che cambia probabilmente la prospettiva, la visione delle cose. Andiamo a vederlo. Potrebbe essere un attaccamento ad una persona, ragazzi. E di solito quando c'è attaccamento c'è anche poi la sofferenza, soprattutto quando questo qualche cosa o qualcuno, considerato che abbiamo un cavaliere di bastoni, tende magari ad allontanarsi o per X motivi non è più presente nella nostra vita. Andiamo a vedere l'otto di bastoni. Luna e 5 di coppe. Datemi una carta per la luna. 8 di coppe. Che comunque avete già qui l'otto di coppe. Potrebbe essere qualche sogno che come l'idea non si concretizzi. L'otto di coppe è una carta, è la carta del ricercatore innanzitutto, quindi è come se avessi bisogno di cercare qualche cosa in più. Siccome il 5 di coppe parla di un vuoto emotivo, io credo che siate rimasti attaccati a un ideale, a una persona, a una situazione per colmare questo vuoto. Però c'è bisogno di, siccome è la carta del ricercatore, ma anche uno degli arcani minori dell'eremita, può essere una ricerca interna e siccome c'è la luna io lo sento molto probabile perché la luna parla delle nostre zone d'ombra. Quindi secondo me c'è come con questo 8 di bastoni una notizia, un qualche tipo di fatto che viene a galla, di cui voi venite a conoscenza, che è come se vi mettesse davanti un po' alle vostre zone d'ombra, alle vostre paure, ai vostri timori. Andiamo a vedere l'otto di coppe. Appeso. Sacerdotessa, 6 di coppe e 4 di coppe. Credo che succederà qualche cosa che smuoverà le cose, soprattutto vedendo questo 8 di bastoni, può essere una notizia, un qualche cosa che vedete sui social, potrebbe essere, che vi dà come un... è come se fosse un interruttore, vi fa cambiare la prospettiva.
io sento che c'è qualche cosa che voi non state vedendo, o che state sottovalutando, o che il vostro ego fa in modo voi non vediate. E qui, siccome c'è sia la luna che il 6 di coppe, che sono due carte di sogno, io credo che siate rimasti attaccati ad un sogno e non vi rendiate conto che in realtà siete in un momento di carenza con questi due 5 di coppe. Ora, abbiamo anche un 7 di spade al contrario, qui secondo me vengono fuori le bugie che vi siete raccontati e da lì può effettivamente esserci un riequilibrio, la guarigione e la vostra presa di potere personale, la vostra presa di stabilità, di concretezza, la vostra presa di posizione potrebbe anche essere. Andiamo a vedere il 7 di spade. 2 di pentacoli e 3 di pentacoli. Credo che finirete di giustificare certi alti e bassi. Qui c'è bisogno per voi ragazzi di fare un lavoro sull'amor proprio, Ricordatevi sempre che quando focalizziamo l'attenzione fuori, vi faccio un esempio, in questo caso prenderò come esempio il personaggio che si vede qui con questo cavaliere di bastoni, è lui che fa questo, è lui che non si decide, è lui che facendo così date, regalate il vostro potere all'esterno, all'altra persona. Non è tanto importante quanto l'altra persona non si decida, ma piuttosto quanto tempo siete disposti voi ad aspettare che l'altro si decida e a non prendere in mano la situazione. Andiamo a vedere la temperanza. Di nuovo, 7 di spade, 3 di spade. Qui c'è un dolore, ragazzi, da guarire. Una bugia che qualcuno ha raccontato. Io sento che ve la siete raccontata voi, perché avete carte di cecità qui e la luna che è una carta di proiezioni. Quindi, secondo me, poi dipende sempre da chi avete davanti, perché se vi capita un narciso, di solito mettono come dei ganci energetici che illudono le persone. Però è molto importante mantenere il focus dentro, al centro di noi stessi, proprio per quello e chiedersi: è quello che voglio io o è una proiezione che mi stanno instillando nella testa? Perché le proiezioni, ripeto, qui con la luna sono facili. È come se ci fosse un terreno fertile. Ma perché? Perché voi siete in un momento di carenza. Io sento che una volta che cambierete le vostre idee per quello che riguarda l'ideale di sacrificio che avete in una relazione, in un lavoro o nella vostra vita, cambierà anche il vostro modo di porvi nei confronti della vita. C'è come una guarigione. Datemi una carta per il 7 di spade. È come se vi steste mentendo su quello che vi fa star bene, su quello che avete sentito. Qui abbiamo un'altra volta l'otto di bastoni. Quindi può essere che abbiate come la tendenza a giustificare l'altra persona nel caso faccia dei determinati, nel caso abbia determinati comportamenti. Andiamo a vedere l'imperatore. 5 di spade e carro. Eccolo qua il carro, ragazzi. Secondo me, vabbè, il 5 di spade parla comunque ancora di confusione mentale. Datemi una carta. Cavaliere di coppe e asso di bastoni, di pentacoli. Sì, potrebbe esserci come qualche titubanza ancora a capire che nuova strada prendere, ma io sento che tra questo 8 di coppe e questi due carri vi allontanerete dalla carenza, dalla sensazione, perché il 5 di coppe molte volte parla anche del vittimismo, quindi povera me, succedono tutte a me, guarda che cosa mi fa la gente, E anche lì è un delegare la responsabilità delle cose che ci succedono. Tenete presente che quello che ci succede, la realtà fisica, come noi abbiamo la nostra vita, dipende da come noi pensiamo. Perché ogni volta che io mando un pensiero nell'universo, nell'etere, creo una vibrazione. E ogni volta che mando lo stesso pensiero, questa vibrazione comincia ad addensarsi, fino a quando poi arriva la manifestazione. Quindi è molto importante per tutti fare il lavoro delle credenze limitanti. Adesso voi non avete qui la carta effettivamente che parla di questo, però è anche vero che la luna in questo caso è associata a un sesto chakra in ombra, perché è il vedere
una sola realtà come possibile. Ed è lì la proiezione. Comunque sento che sarà un momento dove verranno a galla certe, chiamiamole bugie, chiamiamole false ideologie, chiamiamole credenze limitanti, chiamiamole attaccamento a quello che vi fa star bene. Cioè io sento che state proiettando un ideale di quello che vi potrebbe far star bene e invece vi renderete conto in questo periodo che no, non è così. Quello che arriva è una maggiore stabilità, è il creare un terreno fertile per questo nuovo inizio. Vi sposterete dalla situazione iniziale, anche se non sapete ancora bene dove andare, però è come se ci fosse un nuovo terreno su cui seminare. Diciamo che il seme ce lo avete ancora in mano, dovete ancora capire dove piantarlo. Se fosse una situazione romantica, potrebbe essere un attaccamento ad una persona, perché magari questa persona riveste il vostro ideale di fidanzato o fidanzata, amico, amica, però in realtà sento che è una vostra proiezione e che ad un certo punto vi renderete conto che ci sono troppi alti e bassi per vendervela ancora così come ve la siete venduti fino ad adesso. Quindi secondo me si parlerà chiaro. Vi dico, c'è come un lavoro che dovete fare sul vostro senso di sacrificio. Io sacrifico me stesso per far funzionare la relazione. No, non è giusto. Cioè, è giusto ma fino a un certo punto. Non è che si debba essere completamente egoisti nella relazione, si deve anche trovare un punto di incontro, ma non è completamente giusto fondersi nell'altro, perdere il proprio centro. E se fosse una relazione lavorativa, non sottovalutate niente, mi viene da dire, perché qui ci sono 2 carte, 3 in realtà, però vabbè, carte che mi dicono che non state vedendo bene dappertutto. L'otto di coppe è una carta che indica la ricerca di qualche cosa di più profondo, di qualche cosa di più elevato, di più alto, di più meritevole, se vogliamo. Ok, andiamo a vedere qualche oracolo. Persi e trovati, questa è una bellissima carta che vi ricorda che fino a quando non vi siete persi, e qui lo vediamo, i 2 cinque di coppe e tutta questa zona della lettura, finché non vi siete persi non potete ritrovarvi. Ed è un po' quello che succede quando c'è il risveglio spirituale, no? C'è la torre, il momento torre, il crollo dell'ego e poi c'è il momento eremita dove c'è la notte buia dell'anima e dopo ci si ricostruisce, ci si ricrea, ci si ritrova ed è lì il momento della rinascita, un po' come l'araba fenice, no? Può essere indicatore del fatto di stare attenti, anche perché avete 2 sette di spade. State attenti a non perdere portafoglio, a non lasciare le cose incustodite perché il 7 di spade parla anche di furti. Bellissima carta, mu. E la traduzione in italiano sarebbe ni. Cioè, questa carta vi dice, qualsiasi sia la domanda, e la sento un po' con l'energia della sacerdotessa, qualsiasi sia la domanda che voi fate, non importa se la risposta sia sì o no, perché in realtà sono vere tutte e 2 le cose. E perché mi risuona con la sacerdotessa? Perché la sacerdotessa vede al di là della dualità, al di là del giusto o sbagliato, del bene e del male. Le 2 colonne, una bianca e una nera, rappresentano l'ombra e la luce. Quindi si tratta di prendere atto che una cosa è così. Non è giusto che quella persona non vi risponda per dei giorni? Sì, può, dal vostro punto di vista, può apparire non giusto. Ma non importa se sia giusto o sbagliato, il problema è che quella persona lo fa. Fa così, si comporta in quel modo, quindi alla fine è un prendere o lasciare. Voglio continuare a scrivermi con una persona che magari non mi risponde per dei giorni
oppure voglio una persona che mi rispetti e che chiuda un argomento e che piuttosto mi scriva non ho tempo adesso, ci sentiamo poi. Quindi sta a noi scegliere che cosa far entrare nella nostra vita. Riprendiamoci il nostro potere personale. Ultimo oracolo. Identifica le paure relazionate con la salute. Domandati se hai paura di guarirti. La tua mente cosciente, chissà, dica di no, perché questa è la risposta logica. Però questa domanda va diretta a questa parte profonda del tuo essere, a questo io spirituale che può aver sviluppato paure sulla guarigione. L'obiettivo è esplorare se hai ragioni radicate per volerla posticipare. Guardate, quando ci si ammala, ci sono delle volte, e nella playlist degli abbonati io le spiego queste cose, però ci sono delle volte dove le persone non vogliono guarire. Cioè, sapete, guariscono una cosa e si ammalano subito dopo per un'altra cosa, guariscono la seconda cosa e si ammalano subito dopo per una terza cosa. Entrano come in una dinamica, no? Oppure ci sono persone che si autocausano, tutto a livello incosciente ovviamente, non è che lì razionalmente mi dico mi voglio ammalare, però a livello inconscio ci si ammala perché molte volte si ha bisogno di attenzioni o molte volte si ha bisogno di astenersi dai doveri che razionalmente non ci permettiamo di lasciare indietro perché magari abbiamo tanto senso del dovere, perché magari abbiamo bisogno dei soldi e quindi ci tocca lavorare 12 ore al giorno, però certe volte il corpo si ammala perché manifesta una discrepanza tra cuore e mente. Quindi c'è bisogno effettivamente di una guarigione, di un riequilibrio psico-emotivo. Ma io sento che questo sarà un buon periodo per scoprire gli altarini. Avete 2 8 di bastoni, 2 volte il 7 di spade, 2 volte il 5 di coppe, c'è come questo lavoro interno da poter fare. Amici della Vergine, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che abbiate trovato spunti interessanti di riflessione, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi o condividete il video. Per iniziare un percorso di crescita con me vi basta contattarmi via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto, però tenete presente che lo stesso lavoro lo potete anche fare per conto vostro nella sezione degli abbonati. Anche lì tratto le credenze limitanti divise per settore, quindi ci saranno quelle sull'amore, quelle sui soldi, sul lavoro, sul tempo, sulla bellezza, sui genitori, insomma ce n'è una serie. E in più in quella parte tratto proprio metamedicina, che è il sintomo della malattia che viene letto a livello energetico come appunto la discrepanza tra cuore e mente. E in più ci sono anche temi di metafisica, si parla di astrale, si parla di larve energetiche, di come risvegliare il terzo occhio, si parla insomma di tante cose che riguardano le energie sottili. È un po' tutto quello che io ho studiato in tanti anni, che ho condensato e messo lì a disposizione per voi, per aiutarvi nel vostro percorso di crescita. Comunque date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Tenete presente che sono 4 playlist, sono numerate e vanno appunto viste in ordine cronologico perché sono state studiate come un corso di formazione. Detto questo ragazzi non mi resta che augurarvi un super Natale, vi ringrazio anche oggi di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!